Che profumo di sottobosco. Ciao amici, buonasera a tutti. Oggi gallinacci, funghi del sottobosco, guardate che belli che sono, un colore pauroso. Questo giallo, questo arancio, sono veramente dei funghi bellissimi, esteticamente bellissimi e sono anche buoni, soprattutto per dei primi piatti. Io questi li associo a dei calamari, un po' di prezzemolo e aglio e condisco due spaghetti. Vi consiglio quindi di seguire la ricetta, farmi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo più tardi per l'assaggio. Io intanto preparo tutti gli ingredienti, li pulisco per bene e poi vado ai fornelli. Guardate che bello, un spettacolo. Anche questi calamari non scherzano, stravanati, questo è chiaro. In una padella a cappiette faccio riscaldare dell'olio extravergine d'oliva, sempre mi raccomando di qualità, che è importante usare olio buono. Poi uno spicchio d'aglio tagliato a metà lo faccio riscaldare. Appena comincia a rosolare metto i funghi gallinacci o finperli o finferli o galletti. Lì ovviamente questi sono già lavati, puliti, tolti di tutti i residui di terra che possono avere, quindi sciacquati sotto l'acqua. Io lo faccio per tutti i funghi, veloce, ma una sciacquata gliela do sempre. Li aggiusto con un po' di sale e pepe, vedete stanno perdendo un po' della loro acqua che hanno, e poi una sfumatina di vino bianco, un po' di prezzemolo tritato fresco, e ora li porto a cottura. Aggiungo anche un pochettino d'acqua perché poi copro, una volta che entra in temperatura in ebollizione. Questi vanno cotti per almeno 15 minuti. Comunque orientativamente quando hanno perso tutta l'acqua e quindi si sono asciugati. Vedete, in questo caso sono abbastanza asciutti, un altro po' necessita, nel mentre ho buttato il sale nell'acqua bollente, adesso gli spaghettoni, e quindi mi accingo ad aggiungere i calamari. Guardate, hanno assorbito tutta l'acqua e siamo a posto. Giù i calamari tagliati e viscerati, lavati leggermente con la pelle, perché come sapete oramai io i calamari li lascio con la pelle. La cottura è molto breve, quindi ho lasciato il video integrale per rendervi conto di quanto hanno bisogno per cuocere i calamari. Pochissimi minuti, o altrimenti si deve andare oltre, però in questo caso pochissimi minuti. Quando si irrigidiscono sono praticamente pronti. Un pizzico di sale, un po' di pepe, questo sempre a piacere, non abbondare tanto di sale perché il calamaro è sapido, i molluschi sono sapidi di suo, quindi non c'è necessità di metterci del sale. Un po' di prezzemolo tritato, una mescolata girata in modo da cuocere uniformemente il tutto, e ci siamo quasi. Una sfumatina di vino bianco, vedete si sono praticamente quasi irrigiditi e quindi sono praticamente cotti. Consideriamo che poi qualche altro minutino ci va per la mantecata della pasta, e quindi il tempo di cottura dei calamari velocemente si presuppone in 4 minuti, non di più, 4-5 minuti, dipende anche dalla grossezza del calamaro, se sono più piccoli anche meno. Ecco qua, ci siamo quasi. Anche loro perdono un po' dell'acqua, ovviamente, il mollusco è ricchissimo d'acqua, quindi occhio adesso alla pasta quando si fa la mantecata. Ci siamo, perfetto, guardate un po' che spettacolo di condimento che si prospetta per questi spaghetti. Un mestolo di acqua di cottura perché poi la pasta deve legarsi, quindi spaghetti in padella, spaghettone grosso, è ottimo anche con le linguine questo fondo, in questo caso io ho usato dello spaghetto grosso che si sposa benissimo. Una bella condita, una bella girata, se necessario aggiungo anche un po' di altra acqua di cottura, un po' di olio extravergine d'oliva per creare l'emulsione, come sempre, e poi girare velocemente oppure far saltare la pasta
per creare la cremina, quella che viene chiamata la cremina, e quindi la densità per legare la pasta. Prezzemolo fresco, oramai il gas è spento, guardate un po', guardate che spettacolo, guardate che bella questa pasta, cremosissima. Bene, adesso si impiatta, come al solito, piattino per assaggino, leggerino, ecco qua. Ecco il piatto finito, a meraviglia, un po' di prezzemolo. Adesso un bel assaggino. E budia. È stravanata. No, vabbè. E signori, alla prossima ricetta. Sì. È buono.